il piatto che dà una gioia per contrasto, perché all'improvviso dal salato passiamo al dolce. La parola che si è provato a mettere in collegamento, ragionando sulla meditazione di Domenico, con il dolce è il fervore. E come si chiude? Col caffè. Caffè è una chiusura tipicamente italiana. Il piacere del caffè, abbiamo concluso il pasto, è il momento della chiacchiera libera, ci si ritrova, si chiacchiera e ormai abbiamo fatto conoscenza, sancisce definitivamente l'inclusione della tavola. Ma se il dolce è una schifezza, proprio la delusione peggiore. Il ruolo del dolce ti aiuta a capire che se nella tua vita non hai la gioia e non hai molta autonomia, tutto quello che hai mangiato sino ad ora non serve a niente. La gioia, l'essere frizzanti, veramente è alla base della nostra vita. Ma non la gioia così ridere tanto per ridere, tanto quella gioia seria, intima, che è pace interiore. E poi tanta autoironia, soprattutto nella nostra vita domenicale, perché non ci scegliamo, ci ritroviamo. E anche il caffè, che è quel momento in cui veramente allora fai sintesi di tutto. San Tommaso direbbe: contemplata ali strade, cioè tutto quello che hai vissuto adesso è il momento di raccontarlo, è il momento di predicarlo, è il momento di condividerlo. Aver percorso tutte le tappe del tuo pasto e dire ad un certo punto: ma perché ho vissuto tutto questo se non per condividerlo? Il vino in verità è sempre stato simbolo di gioia, di fraternità, ma anche della sapienza. C'è una cosa che accomuna, che per noi rimane dolce, è faticoso ogni tanto, anche se per noi è veramente qualcosa che se non c'è ci manca sul serio, che è lo studio. Non si può parlare di Cristo, non si può parlare della nostra vita, di vite donate, se non con almeno dentro di noi una gioia profonda di felicità vera, ecco, di felicità vera. Domenico fa una cosa molto particolare. Domenico era un bravo canonico, una sorta di monaco dedicato alla preghiera, allo studio in Spagna. Viene trascinato in una missione politica con il suo vescovo. Però per la prima volta oltrepassa un confine, il confine della Francia. Nel sud della Francia abbiamo un'importante eresia, quella dei Catari. E loro sono ospitati da un cataro che era responsabile dell'accoglienza in un ostello. Domenico ha alle spalle questa vita ritirata, questa vita semimonastica, incontra questo ragazzo probabilmente e discute con lui tutta la notte. Il caffè, il post-caffè è stato molto lungo, non esisteva al tempo di Domenico ovviamente, ma la discussione finita la cena è continuata a lungo tutta la notte. Quel mattino vede due conversioni, quella del cataro che riconosce la grandezza dell'incarnazione di Cristo, della carne come buona, della creazione come buona, ma vede anche la conversione di Domenico. Da quel giorno, da quel mattino, Domenico non è più lo stesso. Capisce che davanti alla realtà che ha visto bisogna uscire, bisogna predicare, bisogna annunciare, ma non dimentica il punto di partenza, non dimentica la Osma. La prima fondazione sono le monache. Non perché almeno abbiamo un posto dove andare, no, ma perché